qualcuno di voi sicuramente quest'elmo apparirà un po' strano. Un elmo come questo, che abbiamo già riprodotto tempo fa, era stato soprannominato l'elmo col candeliere. A molti infatti sembrava piuttosto strano e bizzarro. E anzi, qualcuno di voi ci ha proprio chiesto perché quest'elmo aveva come cimiero quello che sembrava un portacandele. Oggi vi spieghiamo il perché. Si tratta in effetti di un elmo un po' particolare. Per la verità, quello che ha di particolare è ovviamente il cimiero, che però, per quanto particolare e possa sembrare anche un po' bizzarro, in realtà fa parte di un'intera categoria di cimieri che vengono denominati nella letteratura archeologica i cimieri a tridente. Ma parliamo prima un attimo dell'elmo. L'elmo di per sé è un elmo anche piuttosto comune, cioè appartiene a una famiglia di elmi piuttosto diffusi principalmente nell'area popolata dai Galli Boi e dai Galli Senoni, quindi tra la pianura padana e le Marche attuali. È una tipologia di elmo denominato Montefortino o in altri casi denominato come Gallo Italico, che ha la particolarità di essere quasi sempre decorato con borchie circolari o in taluni casi da borchie più altre decorazioni applicate con motivi decorativi molto più complessi. Però nella maggior parte dei casi si tratta comunque di elmi assimilabili alla tipologia Montefortino, realizzati però in ferro, diversamente dai Montefortino italici, quindi etruschi, romani e sanniti, che sono per lo più in bronzo, e decorati con delle borchie realizzate in materiale composito, cioè sia in bronzo che in ferro. In realtà esistono elmi anche di questa tipologia, realizzati completamente in bronzo e molto decorati. Questa è la caratteristica comune che è comune a tutta questa tipologia, sono sempre molto decorati. Ne abbiamo infatti realizzato uno anni fa e che si rifà a un reperto specifico, ovvero l'elmo da Filottrano, un elmo gallico rinvenuto a Filottrano nelle Marche. È un elmo in questo caso in bronzo, appunto, completamente decorato sul coppo e che presenta questo tipo di cimiero. In questo caso abbiamo ricostruito il cimiero dell'elmo di Filottrano, ma applicato ad un elmo di tipo boico senone, quindi un elmo di tipo gallo italico, non esattamente l'elmo del reperto di Filottrano, ma un elmo dello stessa tipologia. Perché abbiamo fatto questo abbinamento? Perché questa tipologia di cimiero a tridente, cioè con questa intelaiatura metallica che supporta diversi tipi di accessori in materiale organico, che siano crini o che siano penne, è una tipologia di cimiero molto ben documentata nell'Italia antica. Ne abbiamo infatti diversi esemplari, principalmente dal centro e dal sud Italia. Un esempio tra tutti è un elmo conservato a Paestum, che abbiamo riprodotto alcuni anni fa e che presenta una tipologia di cimiero, un cimiero della stessa tipologia e molto simile anche a questo nello specifico. Ne abbiamo poi diverse raffigurazioni, soprattutto sempre dal centro Italia, e addirittura ne abbiamo una che ci raffigura proprio un guerriero gallico con questa tipologia di elmo e con questo tipo di cimiero. Peraltro sappiamo bene che un cimiero di questo tipo, cioè molto vistoso, molto appariscente e anche molto articolato, rientra perfettamente nel gusto gallico dell'epoca. Abbiamo infatti diverse testimonianze di elmi con degli apparati molto ingombranti, molto appariscenti e anche apparentemente antifunzionali, come il famosissimo elmo gallico da Ciumest, quello che porta un cimiero a forma di volatile con le ali incernierate che si muovevano durante il movimento del guerriero che lo indossava.
ma abbiamo anche l'elmo de Tintignac, un elmo dotato di un voluminoso apparato a 3 cerchi metallici. E infine, forse il più famoso e il più appariscente da Northwestern, quello evidentemente con l'apparato più voluminoso, più antifunzionale e più appariscente, e che ci testimonia anche come questo gusto per l'ostentazione di voluminosi apparati applicati all'elmo sia una costante in tutto il periodo gallico. Infatti questi elmi sono databili tra il IV e il III secolo, mentre l'elmo di Northwest appena citato è datato al 50 avanti Cristo. Quindi quest'operazione che noi vi presentiamo oggi serve a farvi capire che non necessariamente la ricostruzione di un singolo reperto è funzionale a ricostruire e a riprodurre il gusto, il pensiero, la logica dei tempi andati. Cioè quello che serve a comunicare la ricostruzione dei tempi antichi è proprio il tentativo di riuscire a reinserirsi nelle modalità di pensiero dell'antico, e per fare questo occorre spaziare, occorre indagare tutto quello che ci è giunto dell'antichità su un ampio spettro di conoscenze, di dati disponibili. Perché è ovviamente molto complesso ricostruire, ripensare quelle che erano le logiche dell'antico, ma con i mezzi di chi fa di questa ricerca un lavoro, una professione, è possibile avere delle idee molto più dettagliate di quello che era il gusto antico, di quelle che erano le logiche dell'antichità. Ecco, questa ricostruzione rientra a pieno titolo in questo tipo di ricerca. Quello che vi stiamo proponendo non è un reperto specifico, la ricostruzione di un reperto specifico, ma quello che vi stiamo proponendo è che cosa un guerriero gallico avrebbe ritenuto opportuno utilizzare in quel periodo, che cosa avrebbe ambito a possedere. Questo che vi ho appena descritto, cioè questa tipologia di ricerca sulle fonti, è la quintessenza di quello che vi propone Res Bellica. In questo caso specifico, questa riproduzione nasce da un progetto che abbiamo sviluppato insieme al cliente. Il cliente aveva un'idea di che cosa voleva ricostruito per il suo equipaggiamento, ma non aveva ancora le idee così chiare di come avere una riproduzione che fosse in linea con quello che era il pensiero degli antichi. È in questo che l'abbiamo seguito, l'abbiamo aiutato, l'abbiamo guidato, in modo da avere una riproduzione che avesse un senso nel ricostruire il mondo antico e che fosse anche ovviamente tecnicamente ricostruibile, che fosse all'interno di un progetto sostenibile per il nostro cliente. Questo è il servizio veramente che vi può offrire Res Bellica, che non è semplicemente contenuto nell'oggetto che acquistate. È quel qualcosa di specifico che noi e pochi altri possiamo offrire. La struttura del cimiero è realizzata in ferro, come nel reperto da Filottrano, segue il più fedelmente possibile la forma del cimiero stesso, anche se il reperto è stato più volte restaurato, integrato, in quanto essendo in ferro si era conservato in maniera piuttosto frammentaria. Questa è probabilmente la ricostruzione più realistica di come doveva presentarsi in origine il cimiero. Per quanto riguarda però gli accessori in materiali deperibili che andavano a completarlo, abbiamo dovuto fare delle ipotesi ragionevoli, ma comunque delle ipotesi ricostruttive che non possono appoggiarsi al reperto, in quanto ovviamente si è conservato soltanto la parte metallica dell'elmo del cimiero.
A questo punto ci siamo indirizzati verso la documentazione principalmente di cimieri simili. Siccome questi cimieri provengono principalmente dall'area italica, ce n'è un'ampia diffusione, consideriamo che anche una nutrita serie di elmi montefortino di ambito principalmente romano presentano una dotazione di 3 portapenne, in modo diverso da questo, ma tutto sommato simili concettualmente. Ecco, questi cimieri italici, che siano di origine lucano-sannita, che siano centro-italici, che siano romani, che siano etruschi, tendenzialmente presentano delle penne o delle piume. È però alle volte anche possibile incontrare dei cimieri realizzati con delle creste incrine e delle penne, ad esempio in numerosi casi di raffigurazioni ad affresco dalle tombe lucane e comunque in generale dall'area sannita. Quindi in questo caso abbiamo cercato di abbinare sia il crine di cavallo sia le penne, e abbiamo optato per delle penne di oca con 2 colori che sono comunque simbolici, il bianco e il nero. Il bianco perché ha sempre un valore sacrale nelle culture antiche, europee e mediterranee. Il nero perché è un richiamo alle penne di corvo, essendo il corvo un animale dalle forti connotazioni simboliche e rituali religiose per l'ambito celtico. Senza approfondire ulteriormente queste connotazioni religiose, per il quale sarebbe necessaria una lunga trattazione, abbiamo quindi fatto delle considerazioni che potessero dare un senso anche agli accessori che abbiamo inserito nel nostro cimiero. Per quanto riguarda la parte in crine, sono ovviamente dei crini di cavallo, sapendo che anche il cavallo ha una connotazione molto importante nell'ambito religioso di queste civiltà, e che è sempre collegabile al tema bellico e guerresco. Quindi tutto nell'insieme, anche se non possiamo dare un significato preciso a quello che è la nostra ricostruzione, quindi un significato simbolico agli accessori che abbiamo abbinato, possiamo essere relativamente certi che potesse assumere un significato accettabile, un significato plausibile anche nell'antichità, anche nell'ambito di una civiltà come quella celtica o come quelle italiche, che ricordiamolo, qua si tratta di una ricostruzione di un elmo gallico in ambito italico, quindi dove le caratteristiche culturali comunque si mescolavano. Quindi c'è un'integrazione di caratteristiche culturali diverse. Se vi interessa approfondire l'argomento dei guerrieri gallici, visitate il nostro canale YouTube e continuate a seguirlo perché ne riparleremo prossimamente. E se vi interessa un equipaggiamento del genere, scriveteci al nostro indirizzo mail che trovate in descrizione, e soprattutto continuate a seguirci.